Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono Mr. Rider e oggi facciamo la pulizia del nostro Schmeisser AR-15-9 in calibro 9mm. Questo è il mio fucile per quello che riguarda il PCC in IDPA. Ha sparato tanti colpi, quindi sarà veramente brozzo, e andremo a vedere anche la differenza di come si sporca un fucile con sistema a gas rispetto a uno con sistema pistonato. Il sistema pistonato lo trovate sempre nel mio canale, che è un R15 della Henel in calibro 223. Se volete c'è sia la prova a fuoco che la pulizia e trovate un po' tutto di quel fucile, così vedete anche un pochettino le differenze tra il pistonato e il recupero a gas. Bene, passiamo alla pulizia dell'arma. L'arma è insicura, chiaro, una bandierina, camera vuota, possiamo procedere allo smontaggio dell'arma. Io, se vi posso dare un consiglio, una volta che utilizzate fucili pistonati con recupero a pistone, difficilmente ritornerete sui fucili a recupero a gas, che veramente c'è una differenza che è abissale a livello di sporcizia. Io parto prima dalla parte dell'over. Se volete, di quest'arma c'è anche un video dedicato per quello che sono gli upgrade che abbiamo fatto: scatto della Tactical 73, buffer king shot, molla spire piatte del 308, e abbiamo il compensatore dell'Armanov. Qui c'è un po' di roba un attimino più da gara. Prendiamo un po' di carta. Iniziamo. Lo scatto è un drop in se pulite le armi tutte le volte che andate al poligono, a parte che vi ringrazieranno, ma avrete una maggiore affidabilità e soprattutto dovete tribulare di meno ogni volta che li pulite. Sarà chiaramente di meno da pulire. Consiglio spassionato: fatelo tutte le volte. Quando un'arma va al poligono deve essere guardate già cosa esce fuori. Se andate a vedere la pulizia del pistonato dell'Enel, veramente dopo 200 colpi sembra che l'arma sembra che non siete nemmeno stati a pulire. Vedete come va via tutto quello che sembrava essere tanta sporcizia in un attimo. Vedete come va, poi gli diamo una sistemata ancora, perché non abbiamo residui degli spari precedenti. Quindi mi raccomando, pulite le armi tutte le volte che ve le portate al poligono. Non mi stancherò mai di più. Soprattutto non fate, secondo me è un grande errore, andare a riempire d'olio la parte del percussore. Questo è lo smontaggio del percussore. Non riempiteli, cioè una volta che lo pulite non riempitelo d'olio, cioè al limite sprayate prima e cercate di asciugare. I percussori della Schmeisser non sono mil-spec. Io ce l'ho da diversi anni. Questo fucile ha su più di, penso, quasi 15.000 colpi, e vi posso dire che non
non mi ha mai dato un problema. Chiaramente dopo, più andate a mettere mani a una cosa, più questa io ho voluto prendere un Energal, ma ero partito con questo abbinamento rosso. A posto, dentro sarà il mondo. Dopo, per curiosità, andatevi a vedere il video dell'Enel, che è un pistonato, questo è 23 Enel, e mi dite se a fine della pulizia c'era tutta sta roba qua. Cioè, questo è il risultato di un allenamento, di un'uscita. Questo non è un fucile che torna a casa e va nell'armadio, torna a casa, lo pulisco e poi va nell'armadio. Guardate come è combinato, come è grosso. Iniziamo il rimontaggio. Io gli do giusto un po' di Bastol, che è perfetto per fare scorrere, e glielo metto anche nel pistone. L'Enel anche lui ha un bellissimo pistone, secondo me non può essere completamente equiparabile con quello della Enel. Quello dello Schmeisser è un bel pistone, ma non arriva ai livelli dell'Enel. Quindi lo metto così abbiamo un po' di scorrimento, un po' di Bastol, sempre senza esagerare. Questo è a posto, e andiamo a finire con il montaggio del lower con l'upper, con la mia consueta pulita. Facciamo il controllo che tutto gira bene. Guardate che corsa corta che ha. E questa è la pulizia dello Schmeisser. Mi piacciono belle luci delle armi, ragazzi, che ci posso fare. Ragazzi, il video va al termine. Se i miei contenuti vi piacciono, vi invito a mettere un like al canale e iscrivervi. Se avete qualche dubbio, volete fare qualche domanda, andate sui commenti, sarò lieto di rispondervi. Ci vediamo con il prossimo contenuto. Ciao!